Amici e amiche, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto con me a far vedere una build per il barbaro totalmente fuori di testa, perché abbiamo una probabilità del colpo critico del 100%, ciò vuol dire che ogni colpo che noi faremo sarà un colpo critico garantito. Potrete fare i boss dei covi con un one shot o al massimo un bishot e potrete portare tutti i contenuti endgame che voi vogliate fare in una tranquillità stratosferica. Quindi vi consiglio di mettervi comodi e godervi il video, ci vediamo tra poco. Eccoci qui signori, ben ritrovati. Ora andiamo a vederci subito le caratteristiche di questo super barbaro. Potete vedere subito una potenza offensiva di 18.008, che questa può essere aumentata o diminuita in base ai vostri item. L'armatura siamo al di sotto del cap minimo che è 1000, ma non vi preoccupate perché ora vi faccio vedere come andiamo a recuperare il tutto. Vita 20.005, che anche questa può variare. La cosa importante che voglio farvi vedere subito, e poi vi faccio anche vedere cosa andremo a prendere, per quanto riguarda i colpi critici e danni critici, eccoli qui. Noi partiamo, e come potete vedere non abbiamo nulla, quindi non abbiamo incensi né elisir e altro, partiamo con una probabilità di colpo critico del 94.1%, con danni critici al 1351%, che anche questi possono essere aumentati o diminuiti a vostra scelta. Per arrivare al 100%, a parte che con i potenziamenti che fate potreste mettere dei potenziamenti in più su probabilità di colpo critico, però così è già perfetto, perché vi faccio vedere che prendendo l'elisir della precisione numero 2, quindi quello potenziato, aumenterà la nostra probabilità di colpo critico del 6% e i danni critici del 35%. Vabbè, e ovviamente l'esperienza che sarà aumentata dell'8%, questa qua la dovete sempre prendere, come vi ho detto, all'uscita. Quindi noi andiamo a prendere l'elisir di precisione, poi ci andiamo a prendere le spezie lenitive che ci aumentano tutte le resistenze e in più ci dà 150 d'armatura, e ora arriviamo a 804, e poi ci andiamo a prendere anche il canto della montagna che ci aumenta l'armatura di 300, quindi siete con l'armatura perfetta, danni molto molto ampi, ma soprattutto, andando a vedere le stat che vi ho fatto vedere prima, probabilità di colpo critico, bam, 100%. Ogni colpo sarà un colpo critico e farete veramente tanti danni. Stessa storia per i danni critici che sono aumentati 1408%. Come vi ho detto, anche questi possono essere cambiati con i vari item. Danni alla sopraffazione 774.2, che anche questi non sono bassissimi, però noi la sopraffazione la facciamo solamente per attivare i terremoti, che poi vi farò vedere durante la build. Danni ai nemici vulnerabili, questi qua li potete tenere d'occhio oppure no, tanto noi ci incentriamo nei danni critici con questa build. E poi andiamo a vedere i danni con ultra, perché noi utilizzeremo i pet, i danni con ultra che siamo al 923%. Anche questa può essere aumentata in base ai vostri item, come avete trovato i Grave Taffix o come avete fatto le rifiniture, i potenziamenti, eccetera. Per quanto riguarda invece le resistenze, come avete potuto vedere siamo tutti al massimo, quindi non avete problemi di sorta, di resistenze e di armatura, e tantomeno per andare in giro, perché poi comunque sia noi avremo la fortificazione sempre attiva. Ora, per quanto riguarda gli item, questo barbaro è anche molto semplice da fare, perché utilizza quasi tutti item ancestrali unici, quindi andate nei boss dei covi, vedete quale vi serve e andate direttamente dal boss che vi droppa proprio item che gli serve. Ora partiamo subito dall'elmo, che è l'elmo dell'Ugly Bastard, l'elmo del bastardo orribile, e speriamo che YouTube non mi censuri questa cosa, perché si chiama così, io non mi posso inventare altri nomi. Per quanto riguarda questo elmo, voi considerate una cosa: alcune perk non le andremo ad utilizzare, perché come vedete riduzione tempo di recupero collera del berserk, noi non utilizziamo collera del berserk che è un altro tipo di ultra, lanciare collera del berserk ti fa esplodere, anche quella non la utilizziamo. La cosa importante che noi andiamo a utilizzare, importantissima, è resistenza aggressiva che è una passiva e furia prolifica che è sempre una passiva. Questi due, se potete, trovateli tutti e due coi Great Affix e i potenziamenti posizionateli tutti lì. Anche il colpo fortunato è interessante, infligge fino al 40%, hai il 40% di probabilità di infliggere danni da fuoco in percentuale. La cosa poi sotto, che andiamo a vedere, infliggi l'86, perché io sono stato sfigato, 86% di danni fino a un massimo al 100% con questo casco di danni da fuoco aggiuntivi. Per quanto riguarda il torace andiamo a mettere rabbia di Arrogat. La rabbia di Arrogat è molto importante perché noi, quando andiamo a infliggere sanguinamento ai mob, abbiamo una probabilità, anche qui ce l'ho bassissima,
voi dovreste averla verso il 60% perché colpo fortunato se leggete infliggere danni a sanguinamento a un nemico fornisce una probabilità massima del, io ce l'ho, 32%, sarebbe meglio averla al 60% che ve lo riduce sempre, il tempo di recupero delle tue abilità per 1 secondo, quindi vi ritroverete sempre quando farete il sanguinamento che lo andrete a fare sia quando vi colpiscono oppure con strazio, vi troverete sempre con le abilità pronte per essere spammate di nuovo. Per quanto riguarda gli affissi, qui l'importante è che il Great Affix lo andate a prendere su probabilità di colpo critico e riduzione danni subiti dai nemici sotto effetto di sanguinamento. Se potete meglio ancora, il terzo Great Affix vi consiglio su vita massima, infatti come potete vedere io il doppio potenziamento l'ho messo su vita massima proprio per alzargli ancora di più la vita. Quindi se potete trovate Great Affix, vita massima, probabilità di colpo critico e riduzione danni subiti dai nemici sotto effetto di sanguinamento. Se non la trovate così, l'importante i due mettete probabilità di colpo critico e riduzione danni sotto effetto di sanguinamento. Per quanto riguarda i pugni, i Fist of Fate, i pugni del fato qui fate attenzione perché è sempre una nota abbastanza dolenta questo pugno. Dovete avere il Great Affix, mi raccomando questi qua ce li dovete avere così come li vedete, velocità d'attacco e probabilità di colpo critico, i due Great Affix devono essere messi lì, e oltretutto i 3 potenziamenti che andrete a mettere li dovrete mettere su velocità d'attacco e probabilità di colpo critico. Non siate sfortunati come me che all'ultimo try mi è uscito probabilità di colpo fortunato, che sì va bene, però era meglio avere un'altra probabilità di colpo critico. E la cosa molto importante da tenere a mente è la sua infusione, la sua passiva, come la volete chiamare. I tuoi attacchi infliggono casualmente dall'1 al 285% dei loro danni normali. Meglio ancora se la trovate al 300%, ossia maxata. Poi passiamo al di sotto con fardello dell'Arreat. Il fardello dell'Arreat, questo è importantissimo perché ci gira una gran parte della nostra build. E qui i Great Affix dovete trovarli con danni da ultra e riduzione tempo di recupero richiamo degli antichi. Come potete vedere poi abbiamo trovato anche un Great Affix su resistenza a tutti gli elementi che è tantissima roba e va bene così insomma, quindi abbiamo avuto meno problemi con le collane, con l'amuleto eccetera per andare a mettere i vari castoni, quindi ci siamo tolti i problemi. Se riuscite trovatelo così. Questi qua sono molto semplici perché li potete trovare nel boss dei covi. Ora vi dirò anche questi item in quali boss si vanno a trovare, datemi un istante che ve li faccio vedere qui a schermo. Finendo col fardello dell'Arreat, qui i nostri antichi sono tutti potenziati, quindi noi quando andremo ad utilizzare l'ultra, che è questa qui che voi vedete, questa qui, richiamo degli antichi, ora noi siamo in grado 7 di 5, richiamerà 3 barbari, quindi 3 pet fantasmi che staranno insieme a voi per 6 secondi. Come vedete qui abbiamo un tempo di recupero di 9 secondi e mezzo e per 6 secondi saranno con noi, quindi rimangono 3 secondi fuori, ma con il sanguinamento che andremo a fare saranno sempre disponibili per essere lanciati. Per quanto riguarda le scarpette le dovete avere o così, quindi vita massima, velocità di movimento e mi raccomando grido di guerra. Ora a me i Great Affix li ha dati sui 2 punti e non sul grido di guerra, che era il più importante da fare in realtà, perché se voi potete il Great Affix, quindi la stella che vedete qui, la dovete mettere su grido di guerra, sarebbe tanta roba. E il resto ovviamente velocità di movimento e poi a vostra decisione se mettere vita massima oppure forza. Ora andiamo a vedere la tempra di questi stivaletti perché gli altri non hanno avuto bisogno di sempre essendo ancestrali unici. La tempra sugli stivaletti andremo a mettere un'alta velocità di movimento perché non è proprio velocissimo e dimensione di terremoto, molto importante anche questo, che poi vi farò vedere perché è importante il terremoto. Per l'infusione andremo a fare colpo fortunato di infliggere danni a un nemico con un'abilità primaria, ha una possibilità massima del 33 o 35% di estendere la durata del tuo Berserk e la durata raddoppia nel caso in cui voi farete danni critici. Questa è molto bella come infusione, quindi dovete metterla. Poi ovviamente fategli uno screen e insomma, e la copiate. Per quanto riguarda l'amuleto non lo fate come il mio. L'amuleto io l'ho cercato, l'ho ricercato ancora e non l'ho trovato. Questo è un amuleto, fra parentesi, sbagliato, nel senso che forza ci deve stare, forza con triplo potenziamento, cioè vedete è diventata arancione, è tantissima roba,
ma per quanto riguarda vita massima e tempo di recupero ridotto, se lo trovate col tempo di recupero ridotto potete anche tenerlo, però il terzo affisso che voi dovete andare a mettere, e questo lo dovete mettere quasi per forza, o se non lo trovate potete farla così che come avete visto va benissimo. L'affisso che dovete andare a mettere, ora ve lo faccio vedere, che è una passiva e si chiama mano pesante. Quando usi un'arma a 2 mani infliggi il 18% di danni critici aggiuntivi, quindi se voi potete su questo amuleto trovategli mano pesante al posto di vita massima. Se proprio siete fortunati e super fortunati potete mettergli forza, resistenza aggressiva, quindi questa è la seconda che vi ho detto, mi raccomando, o resistenza aggressiva o forza bruta, mi raccomando queste qui. Se proprio le avete tutte e 3 come vi ho detto, resistenza aggressiva, forza bruta e forza in percentuale, siete proprio uno spettacolo. Per quanto riguarda l'anello andiamo a fare un anello con forza, velocità d'attacco e probabilità di colpo critico. Questo anello deve essere così e non potete cambiarlo, le perk devono essere esattamente queste. I Great Affix potete intervallarli, invertirli un po' come volete, se lo trovate con probabilità di colpo critico o lo trovate con velocità d'attacco va bene lo stesso. L'importante è che l'anello sia così. E per quanto riguarda le tempre, cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere anche sull'amuleto, quindi finiamo l'anello e vi riporto per le tempre dell'amuleto. Per quanto riguarda le tempre andiamo a mettere una riduzione del tempo di recupero richiamo degli antichi, e quindi dovete mettere per forza un doppio tempo di recupero, che sarebbe meglio, proprio perfetto per andare ad azzerare quasi il tempo di recupero, e danni ai nemici vicini. Buona fortuna nel trovare danni ai nemici vicini, perché io ne ho dovuti fare parecchie di prove per trovarlo. Per quanto riguarda l'amuleto che abbiamo skippato, la tempra è riduzione di recupero di grido di guerra, attenzione, quindi qui non è più il recupero dell'ultra, perché noi con l'ultra, con questi recuperi che abbiamo messo, già siamo arrivati al cap, quindi da richiamo degli antichi andiamo a mettere il grido di guerra, che il grido di guerra è quello che ci aumenta i nostri danni. Quindi amuleto andiamo a mettere riduzione tempo di recupero, grido di guerra e danni da ultra. Potete mettere o danni da ultra, a vostra decisione questa. Danni da ultra o danni ai nemici vicini, danni durante berserk o quello che volete. Io vi consiglio danni da ultra. Per quanto riguarda l'altro anello, anello di cieli senza stelle, ma fate attenzione, questa è una build che può girare anche senza mitici unici. Quindi, se avete problemi nel trovare l'Uber, il mitico, insomma, se non giocate troppo e non avete questo mitico, potete prendere direttamente altri tipi di anelli. Come vedete qui, vedete per esempio qua abbiamo un anello con probabilità di colpo critico stellata, una vita massima, li andremo eventualmente a cambiare danni alla sopraffazione e gli mettiamo velocità d'attacco, oppure gli possiamo andare a mettere probabilità di colpo critico. Quindi questo anello, quando lo trovate, sì, vi cambia il personaggio perché è diventa molto più forte, attenzione. Però se non ce l'avete potete utilizzare tranquillamente questo anello o un anello leggendario, l'importante è che abbia le stesse perk, quindi forza, velocità d'attacco e probabilità di colpo critico, oppure vita massima, velocità d'attacco e probabilità di colpo critico, con gli stessi potenziamenti al di sotto, riduzione tempo recupero, richiamo degli antichi e danni a nemici vicini. Quindi non è vitale questo anello, se ce l'avete però meglio ancora. Per i potenziamenti su questo anello gli abbiamo messo un potenziamento su probabilità di colpo critico e doppio potenziamento su velocità d'attacco, perché sono queste due stat che sul barbaro andiamo ad utilizzare di più. Per quanto riguarda le armi, e il barbaro ne ha tante perché ne abbiamo 4, sull'arma verso sinistra, quindi quella che vedete verso sinistra, abbiamo una mazza a 2 mani che ci aumenterà i danni da sopraffazione, e queste, fate attenzione, le armi devono essere tutte uguali, tutte con forza, vita massima e danni critici. Dovete trovare con gli item con gli affissi così. Mentre i potenziamenti al di sotto, sulla mazza a 2 mani li andiamo a mettere colpi intensi e danni durante berserk. Questi due devono essere così sulla mazza. Per quanto riguarda poi l'altra arma a 2 mani, quindi prima ci andiamo a vedere le armi a 2 mani, andiamo a prendere un'arma in asta. Questa ci servirà non tanto per i danni ai nemici vulnerabili, ma la stiamo utilizzando per il glifo che abbiamo messo e vi farò vedere tra poco.
Per quanto riguarda l'arma in asta, stessa storia della mazza. Forza, vita massima e io gli ho lasciato danni e questo qua dovremmo cambiarlo in realtà. Non l'avevo ancora cambiata perché ho dovuto fare altre cose, ma qui ci vanno forza, vita massima e danni critici. Al di sotto le tempere, danni ai nemici vicini e colpi intensi sempre, come potete vedere. Colpi intensi devono essere su tutte le armi. Per quanto riguarda le armi a una mano, quindi quelle centrali, avremo 2 spade che vanno ad aumentare i nostri danni critici ovviamente, e anche le spade dovremmo avere forza, vita massima e danni critici. Le tempere, colpi intensi come sempre, non siate sfortunati come me perché mi è uscito 3 di 4, questo all'ultimo proprio try, e danni durante Berserk, mi raccomando. L'altra spada invece qui cambia. Abbiamo sempre forza, vita massima e danni critici, questa è uscita anche abbastanza carina, peccato per la forza non con il terzo crit affix, però non si può volere tutta la vita, quindi forza, vita massima, danni critici, e al di sotto le tempere gli andiamo a mettere danni ai nemici vicini e colpi intensi. Quindi le 2 spade, su una gli andiamo a mettere danni durante Berserk e su una gli andiamo a mettere danni durante danni ai nemici vicini. Danni ai nemici vicini e danni durante Berserk. Per quanto riguarda le pietre che noi andremo a mettere, dobbiamo andarli a mettere sia sull'elmo che sul torace, li dobbiamo andare a mettere le gemme rosse, quindi i rubini. I rubini, se potete, come vi dico sempre, fate quelli da 100.000 perché vi danno forza più 60, come potete vedere, quindi doppio rubino 60-60. Se non avete i rubini da 60 potete metterli, che ve li ho messi qui sotto, potete metterli i rubini da 40 e questi costano 10.000 frammenti, non 100.000, quindi questo è un prezzo molto abbordabile. Uguale lo dovete mettere anche nei pantaloni stessa storia, forza e forza, quindi altri rubini anche qui. Per quanto riguarda invece se state seguendo esattamente questa guida, per quanto riguarda l'amuleto gli andiamo a mettere un diamante, livello massimo, quindi da 100.000 e abbiamo il 12% di resistenza a tutti gli elementi. Stessa storia anche per l'anello, sempre il diamante con la resistenza a tutti gli elementi del 12%. Mentre per quanto riguarda l'anello gli siamo andati a mettere l'armatura, quindi il teschio, il teschietto. Il teschio questo è sempre da 100.000 che infatti vedete è 2,40, se lo prendete da 10.000 vi darà 160 di armatura che è un po' più basso, ma dovreste farcela comunque o state lì lì. Per quanto riguarda le armi, nelle armi centrali gli andiamo a mettere il doppio smeraldo, quindi che ci aumenta i danni critici e danni critici a tutti e due, sempre meglio se gli date quello da 100.000 come potete vedere che ci dà il 72% di danni critici aumentati. E ora fate attenzione alle armi a 2 mani, perché nelle armi a 2 mani, su quella di sinistra andiamo a mettere Yul e Kree. Se lanci un'abilità con tempo di recupero, cosa noi abbiamo tutte abilità a tempo di recupero, invochi un'abilità vortice dello spiritista infliggendo danni e attirando i nemici a te. Ma fate attenzione, se non vi piace questa e vi piacciono avere più terremoti in giro per fare casino, per fare un po' più danni, perché la build gira anche su più terremoti abbiamo e più danni facciamo, gli potete mettere questi due che vi ho preparato qui. Gli mettete Tech e gli mettete Buck. Quindi Tech invochi il terremoto del barbaro infliggendo danni ai nemici all'interno di un'area ad effetto, quindi noi così invochiamo sempre i terremoti che richiede 50 di offerta e Buck ottieni 50 di offerta quando fai 5 metri. Quindi noi ogni volta che facciamo 5 metri e 5 metri sono pochissimi, invochi dei terremoti e lascerete parecchi terremoti in giro che sono molto fighi, insomma, creerete dei tornadi, eccetera. Quindi se vi piace più con il terremoto mettete questi due, Buck e Tech, mi raccomando. Se no, gli mettete Yule e Kree. Per quanto riguarda l'altra arma, quindi quella di destra, l'arma in asta, insomma, gli andiamo a mettere Igni e Quax. Accumuli un'offerta per ogni 0,3 secondi. Lanciare un'abilità non base, ottieni l'offerta accumulata. E lanciare un'abilità che non sia base o di difesa, quindi vedi Ultra, consuma tutta la tua risorsa principale per aumentare i suoi danni fino al 100%. Questo qua dovete averla così e non la dovete cambiare. Per quanto riguarda i poteri dei boss, nei poteri dei boss andiamo a mettere Raggio e Pettorale della Morte Errante, quello che vedete spesso in giro che è molto figo, che vi fa il raggio lungo, ok?
Per quanto riguarda i modificatori andiamo a mettere salva dell'alfiere dell'odio, questo rendiamo vulnerabile eccetera, molto importante. Poi andiamo a mettere vento dell'odio di Lilith e poi andiamo a mettere addestramento delle maestre delle bestie, queste sono le tue evocazioni infliggono il 5% di danni aggiuntivi eccetera, perché i nostri richiami degli antichi, come vedete, come potete vedere qui che vi ho aperto bene, noi abbiamo ultra più evocazione. Ora ci spostiamo sulla perizia, la perizia per il barbaro non ti sposti mai su qualsiasi build hai fatto in passato, la farai in presente, nel presente probabilmente la farai nel futuro, non ti sposterai mai perché avremo da mettere perizia ascia a 2 mani e questa non ti puoi sbagliare. Per quanto riguarda i mercenari andiamo a mettere Subo, fortunatamente fighissimo, e come rinforzo Rair. Subo come primario gli andiamo a sbloccare cercatore, ci spostiamo verso sinistra e gli andiamo a mettere trappola concavo, da trappola concavo andiamo ancora verso sinistra e gli mettiamo frecce penetranti, da frecce penetranti sempre verso sinistra andiamo a mettere fuoco di copertura e da fuoco di copertura andiamo direttamente verso il basso e mettiamo fuoco d'apertura. Ora ve lo lascio un istante così almeno eventualmente gli fate uno screen. Perfetto, per quanto riguarda i nostri rinforzi andiamo a mettere Rair come sempre gli andiamo a mettere bastione, la cupola che ci difende dai danni, e lo andiamo ad attivare bastione quando noi andiamo a lanciare strazio, mi raccomando, strazio è quella che vi ho detto, quell'abilità che vi permette di far sanguinare e quindi ridurre tutti i tempi di recupero attivi. Ora andiamo nel succo come al solito e ci spostiamo nell'albero abilità. Nell'albero abilità tecnicamente qui nella prima, quindi nelle abilità base, potete mettere quello che volete. Io ho messo affondo più un potenziamento su affondo rinforzato, ma questo non cambia, gli potete mettere scorticamento o quello che volete. L'importante è che mettete 2 punti perché dovete sbloccare l'altra pagina, che sono le abilità primarie. Per quanto riguarda le abilità primarie andiamo a posizionare subito Turbine. Turbine lo andiamo a potenziare con Turbine rinforzato e da Turbine rinforzato lo andiamo a potenziare a Turbine furioso e per questo è stop. Poi, sempre nelle primarie, andiamo a vedere le passive. La passiva è punto di pressione, che gli mettiamo un punto solamente che ci permetterà di sbloccare l'altra passiva che ci interessa, che è sentiero di guerra. Dopo aver inflitto sopraffazione infliggi 12% aggiuntivi per 4 secondi. Questa deve essere messa a 3 su 3. E per quanto riguarda lo slot abilità primarie è tutto. Ci spostiamo poi verso il basso e andiamo a mettere grido di battaglia, perché noi lavoreremo su 3 grida e questo qua è un'abilità di difesa, perché quando emettiamo questo nostro grido andiamo ad aumentare la nostra velocità di movimento e la generazione di risorse del 40% a noi e a tutti gli alleati vicini. Lo andiamo a potenziare con grido di battaglia rinforzato e lo andiamo a potenziare poi con grido di battaglia strategico. Sempre rimanendo nell'abilità difesa andiamo nel secondo grido che è urlo di sfida. Urlo di sfida, noi provochiamo i nemici e otteniamo il 40% di riduzione danni per 7.4 secondi, tanta roba. Lo andiamo a potenziare solamente con urlo di sfida rinforzato, non gli mettiamo altri potenziamenti, quindi urlo di sfida e urlo di sfida rinforzato, stop. Andiamo a vedere le passive qui. Per le passive andiamo a mettere presenza imponente, importantissima, la mettiamo 3 su 3 e poi andiamo a mettere vigore marziale, anche questo importantissima, che la riduzione danni contro l'elite aumenta del 15%, 3 su 3. E per quanto riguarda le abilità di difesa è tutto. Ci spostiamo poi sulle abilità rissa. Le abilità rissa, questa è molto 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 importante, perché noi andiamo a mettere grido di guerra, che è quella che ci permetterà di fare uno sfacelo di danni in più, emette un potente grido di guerra che aumenta i tuoi danni inflitti del 28.5% per 7.4 secondi e ai nostri alleati per la metà del tempo 3.7. Però dei nostri alleati ce ne frega e non ce ne frega, quindi guardate il primo slot, quindi andiamo a mettere su grido di guerra, lo andiamo a mettere al massimo 5 di 5, lo andiamo a potenziare con grido di guerra rinforzato, che grido di guerra ci fornisce Berserk per 4 secondi, tanta roba, e poi lo andiamo a potenziare con grido di guerra potente. Se ci sono almeno 6 nemici vicini quando lanci grido di guerra, il bonus ai danni aggiuntivi aumenta dell'ulteriore 10%.
E questo funziona molto bene all'interno dei pit, all'interno dei dungeon, nelle maree, dove ci sono una grande affluenza di mob, è tanta, tanta roba questo. Ora ci andiamo a vedere sempre nell'abilità rissa le passive, quindi al di sotto di grido di guerra andiamo a sbloccare 2 punti su capo indiscusso, che questa è oddio, nel senso, se volete la mettete, okay, perché le tue abilità urla curano anche gli alleati del 2% e la loro vita massima al secondo. Se volete la mettete, se volete fare i buon samaritani diciamo. Se volete no, non la mettete e andate a mettervi un altro potenziamento sull'urlo di sfida e lo andate a posizionare direttamente o su urlo di sfida strategico, che quando è attivo l'urlo ottieni le spine, o meglio ancora secondo me quando è attivo l'urlo di sfida ottieni 6 furia ogni volta che subisci danni, perché noi con la furia, con i glifi con i castoncini che abbiamo messo, lì la furia non ce l'abbiamo quasi mai e quindi dobbiamo spammare ultra eccetera, quindi se volete capo indiscusso la mettete, oppure non la mettete e v andate a potenziare questo e gli mettete un altro punto qui. Poi andiamo a voce gutturale, questo qua deve essere 3 su 3, le tue abilità di urla riducono i danni inflitti del 12.5% per 5 secondi, e voce roboante. Voce roboante, la durata dell'effetto dell'abilità ultra aumenta del 24%, questo è importantissimo. Sempre nelle abilità ressa andiamo a vedere le altre passive, che è resistenza aggressiva, questa è molto importante, ottieni il 36% di riduzione danni mentre il berserk è attivo. Noi considerate che berserk ce l'abbiamo quasi sempre attivo, quindi è molto, molto importante. Questa più alta è e meglio è. Stessa storia per furia prolifica, mentre berserk è attivo la generazione di furia aumenta del 66%. Questo ci permette di aumentare più velocemente la furia e quindi aumentando più velocemente la furia andiamo, vi faccio vedere, a far proccare meglio, eccola qui. Andiamo a far proccare meglio Igni e Quax, che più veloce è la furia a crescere e non incorriamo nel problema di non avere abbastanza furia. Mi hanno disconnesso per l'ennesima volta, quindi entro e arrivo subito. Eccoci qui signori, giusto il tempo di farmi perdere tempo e soprattutto farmi dimenticare dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti, mi sembra, a Furia Prolifica, che vi stavo facendo vedere che proccava insieme a Igni e Quax. Ok, quindi qui abbiamo terminato, ci spostiamo al di sotto con le abilità di dominio delle armi, e abilità di dominio delle armi qui abbiamo parecchie passive da mettere, però prima di andare a vedere le passive ci andiamo a vedere Strazio, quindi andiamo a mettere un punto su Strazio, un punto su Strazio rinforzato e un punto su Strazio da guerra. Per quanto riguarda le passive andiamo verso l'alto e troviamo Combattente della Fossa, questo lo mettiamo 3 su 3, molto importante quando noi infliggi il 9% di danni aggiuntivi ai nemici vicini e ottieni una riduzione dei danni del 6%, tanta roba. Poi andiamo a mettere Senza Pietà, che la probabilità di colpo critico aumenta del 9%, e li andiamo a posizionare poi Assalto Sterminante, infliggi il 15% di danni aggiuntivi ai nemici feriti e in salute, quindi a tutti. Questi tre li andiamo a mettere tutti e tre 3 su 3, scusate il gioco di parole. Al di sotto andiamo a mettere Pelle Spessa, sempre nelle abilità dominio delle armi, andiamo a mettere un punto su Pelle Spessa e spostandoci verso destra li andiamo a mettere 3 punti molto importanti su Controffensiva, 3 su 3. E per questo slot anche abbiamo finito, ci spostiamo nelle abilità ultra, no urla, ultra, e andiamo a vedere subito la nostra ultra, che è il richiamo degli antichi, come vi dicevo, quindi noi andiamo a mettere il richiamo degli antichi 5 su 5 maxato, lo andiamo a potenziare con richiamo degli antichi pregiato e lo andiamo a potenziare ancora con richiamo degli antichi supremo. E per l'ultra è tutto, ora vi faccio vedere le passive. Come vedete, guardate un po', grado 29 di 3, questo potete ancora aumentarlo, Colpi intensi, le tue abilità ultra, terremoti e diavoli di sabbia infliggono il 435% di danni aggiuntivi. Questa dovete cercare di mandarla più su possibile, più su è e più farete danni con la vostra ultra che ci gira tutta la build, insomma. Andando verso destra invece andiamo a mettere mano pesante, quando usi un'arma a 2 mani infliggi il 18% di danni critici aggiuntivi. Era quella che vi ho detto che se la trovate, anzi dovreste trovarla, la mettete nell'amuleto, il potenziamento di mano pesante, molto molto importante anche questa. Per quanto riguarda invece le passive chiave scusate, per la passiva chiave andiamo a mettere Incontenibile. Contenibile, i danni bonus di Berserk aumentano del 60%, perché noi siamo tanto quasi sempre in Berserk come vi ho detto,
quando hai meno del 65% della vita hai sempre Berserk attivo e ottieni il 30% della riduzione danni fisica aggiuntiva. E per l'albero abilità è tutto. Ora vi porto nell'albero eccellenza. Nell'albero eccellenza andiamo direttamente questa è la prima volta, sono rimasto un po' così, perché è la prima volta che vado ad aprire l'albero eccellenza e mi mette direttamente sull'albero iniziale, perché se ricordate di solito mi mette in alto, no? E devo spostare sempre, andare giù. Invece adesso mi ha messo proprio qua, perfetto, insomma. Ora vi zoomo questo. Per quanto riguarda lo start chiede come glifo Ira. Noi gli andiamo a mettere Ira, che per ogni 5 punti di destrezza acquistati a portata infliggiamo il tot % di danni critici aggiuntivi. Questo è molto importante, cercate di dargli i potenziamenti massimi e cercate di mettergli più punti destrezza possibile. Io ora qui gliene devo mettere un altro e poi stop, credo. Sì, ok. E poi ho finito, quindi mi raccomando, qui metteteglieli tutti i punti, quindi starter iniziale, Ira, glifo richiede. Poi passiamo al primo paragon e il primo paragon ufficiale è decimazione. Decimazione richiede come glifo sfidante. Fornisce un bonus del tot % a tutti i nodi normali a portata. Ma non è tanto questo l'importante di questo glifo perché viene posizionato, ma è il bonus aggiuntivo che è molto molto importante, è il bonus leggendario. Il bonus aggiuntivo infatti andiamo a infliggere il 10% di danni aggiuntivi ai nemici elite e il bonus leggendario infliggiamo l'8,8% in base al livello del vostro glifo di danni aggiuntivi agli elite. Questo è tanta roba. Quindi decimazione chiede il castone sfidante, il glifo sfidante. Poi da qui potete decidere se spostarvi verso su o verso destra. Io vi faccio vedere prima verso destra, che tanto qui poi va chiuso. Verso destra andiamo a prendere Forza della Natura. La pagina si chiama Forza della Natura e chiede Collera. Per ogni 5 punti forza acquistati a portata infliggi il tot % di danni aggiuntivi mentre Berserk è attivo, quindi noi intanto abbiamo sempre Berserk e faremo più danni. Anche il bonus aggiuntivo, il bonus leggendario è molto importante perché durante Berserk subisci il 10% di danni in meno dagli elite, che gli elite so bei figli de 'na buona donna certe volte, e poi il bonus leggendario infliggi il 6,7%, questo in base al livello che voi avete il glifo, di danni aggiuntivi ai nemici vicini. Quindi, ricapitolandolo, Forza della Natura, la pagina Forza della Natura richiede il glifo Collera. Ritorniamo al glifo, quello alla pagina centrale, andiamo verso l'alto e la pagina che andremo ad aprire si chiama Rabbia Sanguinaria. La rabbia sanguinaria chiede come glifo Boato, che per ogni 5 punti di forza acquistati a portata i tuoi terremoti infliggono il 38,4% di danni aggiuntivi. La cosa importante di questo glifo è il bonus aggiuntivo e il bonus leggendario, perché infliggiamo il 3% di danni aggiuntivi ai boss e a nemici sotto effetti abilitanti per ogni terremoto attivo, fino a un massimo del 15%. Noi con questa build che abbiamo fatto, i terremoti li andiamo ad attivare quando facciamo la sopraffazione, oppure se ne volete di più, come vi ho detto all'inizio, andate a mettere, ora ve le faccio rivedere al volo, vi andate a mettere direttamente, eccoli qui, back, che ti muovi di 5 metri e crei un terremoto, back e tech, andate a mettere al posto di Yule e Kree. Ora datemi un secondo che ritorniamo qui. Ok, eccoci qua, i terremoti. Quindi, ricapitolandolo, la pagina rabbia sanguinaria chiede il castone del glifo, il glifo incastonato Boato. Ci spostiamo verso destra ed andiamo ad aprire l'ultimo paragon, che si chiama, dove è? Eccolo qui, Spaccaossa. L'ultimo è Spaccaossa e ci chiede come glifo Carnefice. Carnefice, questo ci ricolleghiamo all'inizio che vi avevo fatto vedere perché abbiamo messo un'arma in asta. Carnefice, per ogni 5 punti di forza acquistati a portata infliggi il tot % di danni aggiuntivi usando un'arma in asta. Se usi un'arma in asta infliggi il 15% di danni aggiuntivi, molto importante, e il bonus anche leggendario infliggi il tot % di danni aggiuntivi, quindi è tanta tanta roba, il top. Ricapitolandolo, l'ultimo, andiamo a mettere spaccaossa come vi ho detto e poi andiamo a posizionare
Carnefice. Ora, prima di chiudere la puntata, vi porto come con nostra consuetudine andare a fare un giro con questa build per farvela vedere, ma oggi vi porto direttamente dai boss. Comunque sia, anche se andate in giro, eccoci qua, attivate l'ultra, urlate, fate tutte cose, ci pensano loro, distruggono tutto, insomma. Molto molto veloce, rapida e indolore. Anche qui uguale, ultra, urli, eccetera, e spacchi tutto. Molto... mi piace tanto come build, è molto figa. Per il barbaro è una delle 2 build utilizzabile, molto utilizzabile per tutti i contenuti e vi dico di farla, se non l'avete ancora fatta fatela, se volete dare una seconda occasione al barbaro che in questa stagione non ha troppo lustro, questa build fa il caso vostro. Eccoci qui, ho fatto un breve taglio, ci vediamo, siamo arrivati direttamente da Zir, insomma è uno dei boss più, secondo me, più carini che c'è, fatto anche molto bene, guardate qui, eccolo qui, boom boom, attiviamo l'ultra e addio Zir, insomma. Sia per Zir sia per tutti quanti, considerate, non è solamente per Zir la storia del one shot o Bishot, insomma, cioè è per tutti quanti, chiunque boss andate a fare va a finire così. L'altra cosa che vi volevo far vedere, che ora però vabbè non vi posso far vedere perché non ho... Ok, sì, la metto qui, vi voglio far vedere al volo Buck e Tech come funziona. La andiamo a mettere su questa arma, sarà un po' sbagliata la build un attimo, però non è un problema, tanto rimaniamo qui dentro. Quindi prendiamo Tech, la andiamo a mettere su questa arma, andiamo a prendere Buck, la andiamo a mettere su questa, la scambiamo un attimino, eccola qui. Ora noi, vedete, guardate, ogni volta che facciamo 5 metri, vedete, facciamo terremoti, guardate che carini. Se volete potete mettere questa, i terremoti poi, vedete, lanciano al di fuori turbini, eccetera. Quindi potete mettere questa al posto, come vi ho detto all'inizio, dell'altra. Quindi, amici e amiche, io come al solito vi ringrazio, spero che questa build vi sia piaciuta, ma soprattutto spero che per chi ha utilizzato il barbaro, per chi sta utilizzando il barbaro, utilizzi questa build, ma soprattutto cercate di mandargli la probabilità di colpo critico al 100%, perché con la probabilità di colpo critico al 100% è veramente un game changer questo personaggio, questo barbaro. Signori, che altro aggiungere? Io vi ringrazio come sempre per la visione, ci vediamo al prossimo video, lasciate un like, un commento e una condivisione e alla prossima, ciao!